Bentornati a Scoring for Films da Vito Lorè e Fabrizio Campanelli. Allora Fabri, oggi parliamo di uno di quei film che con la scusa di farli vedere ai nostri figli l'abbiamo visto e quant'altro l'abbiamo ascoltato sta colonna sonora? Tante volte, ho visto il film anche più di una volta e la colonna sonora un sacco di volte, ma proprio a ripetizione. Secondo te il capolavoro di John Powell? Certo, infatti credo che nel 2011, cioè l'anno dopo l'uscita del film, che è Dragon Trainer e in inglese How to Train Your Dragon, ha vinto l'Oscar. No, oppure... che ti sbagli, no, ti sbagli. Chi è che ha vinto l'Oscar? Te lo devo dire? Sì. The Social Network. No, vabbè, allora ha vinto l'Oscar. Per noi ha vinto l'Oscar. Per noi ha vinto l'Oscar. No, vabbè, effettivamente sono quelle cose. Una colonna sonora riuscitissima, bellissima, di cui parleremo abbastanza approfonditamente oggi e anche nella prossima puntata. Vi racconteremo quali strumenti usa, quali trucchi usa, vi faremo vedere un sacco di cose, per cui restate collegati. E dopodiché l'Oscar lo vince una colonna sonora per noi abbastanza insulsa. Comunque un pochino. Vabbè, misteri, adesso non approfondiamo. Vogliamo. Allora, parliamo un po' proprio delle caratteristiche di questa colonna sonora in generale. Ovviamente un'orchestra che te lo dica fare sterminata. Innanzitutto, per parlare di questa colonna sonora vi dobbiamo dire che abbiamo fatto riferimento alla partitura edita da Omni Music Publishing, che consigliamo, non siamo affiliati, quindi ecco, non prendiamo percentuali sulle vendite, però assolutamente ve la consigliamo, non solo perché è l'unica partitura che ci sia di Dragon Trainer, ma perché è fatta veramente molto 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 bene. E quale brano? Il famosissimo il Test Drive 3M, ok? 3M20, ricordiamo M20 è il numero successivo. Andate a vedere che cosa vuol dire M. Test Drive. Allora, vediamo un po' innanzitutto quali strumenti sono stati utilizzati. 2 flauti, 3 oboi, 2 clarinetti, clarinetto basso, fagotto e controfagotto, fin qui. Poi abbiamo 12 corni, 4 trombe, 7 tromboni, timpani, una quantità di percussioni pazzesca. Cioè pensate che non su questo brano ma su questa colonna sonora ci sono 45 strumenti a percussione e poi cornamuse. E la cosa veramente particolare è che Paolo riesce ad avere questo suono abbastanza, se vogliamo, irlandese, vichingo, sì, per certi versi. Poi si diranno, ma cosa c'entra il vichingo con l'Irlanda? Niente, però diciamo Nord Europa, usando vabbè, le bagpipes che richiamano un po' il mondo celtico, diciamo così, scozzese irlandese, ecco. Più che vichingo, però sì, dai. Poi il sopilka, che è un flauto ucraino. Il dulcimer, che è uno strumento a percussione tipo cimbalo di tutt'altra Eastern estrazione, Europe, anche lui, delle percussioni brasiliane. Cioè apparentemente tu la guardi e dici dov'è la logica di questa cosa? Funziona. Il suono etnico che noi ci aspettiamo di vedere associato a una determinata ambientazione, a determinati personaggi, no? È un suono che deriva da quegli strumenti che, anche se hanno una matrice magari lontana dal posto in cui li stiamo collocando, nella nostra testa sono perfettamente aderenti. Premettendo che qui non abbiamo messo le 45 percussioni, non le abbiamo messe non le abbiamo messe proprio perché abbiamo tirato giù tutta la parte orchestrale che già è sterminata e ci ha occupato una quantità di ore non da poco. E ci andiamo a sentire un pochino come suona tutto insieme. Dai, vediamo. Allora, siamo all'inizio di una delle scene più famose, nella quale il ragazzino cavalca per la prima volta il drago, si butta giù nel precipizio. E come ottiene Powell questo effetto di sospensione? Con un accordo vuoto, la tonalità del brano in re maggiore, ma qui manca la terza, quindi c'è proprio questo wom, che serve proprio a dare l'idea del tuffo e della sospensione al contempo. E con l'uso anche di una chitarra elettrica. Esatto. Una nota di chitarra elettrica bassa, scordata, perché ci richiede il re basso, ma c'è. Ed è in questa preparazione che le cornamuse la fanno da padrone, no? Perché il tema della cornamusa è un tema di attesa, no? È un tema circolare
l'accordo rimane sempre lì, come tu giustamente facevi notare, anche sottolineato dalla chitarra elettrica, ed è un'attesa che ci pone ovviamente in accordo col suo non saper bene che cosa fare, leggere il manuale di istruzioni. Ecco, qui vengono utilizzate delle cornamuse e ovviamente danno la parte etnica e fanno perfettamente il loro lavoro. Il tema è abbastanza semplice e non potrebbe essere tanto diversamente, perché quando si usano strumenti etnici, salvo casi particolari, bisogna portare qualcosa di popolare, di folcloristico, abbastanza semplice, come è questo tema, che sia dal punto di vista armonico che melodico è abbastanza pulito e semplice. Bagpipe, che non è da sola, vedremo come questo gioco, questo schema, Powell lo distribuisce tra i legni, ovviamente sotto il bagpipe, che ci assegna subito la matrice etnica e nordica del ragazzo. Certo. E adesso fate attenzione a questo punto: quando entra il secondo tema con questa lunga nota degli archi, è il momento in cui il drago tiene ferme le ali. Certo. Quindi c'è questa corrispondenza che non è Mickey Mousing, anzi al contrario, è proprio la descrizione anche psicologica, se vogliamo, di quello che è il volo di questo ragazzo e del suo drago che era ferito. Anche lui trova la stabilizzazione. Quando c'è questa stabilizzazione c'è questa lunga nota tenuta dei violini. È bellissima questa scelta, no? Perché proprio conseguente al tema circolare del bagpipe che ci pone in un'attesa dinamica, no? Perché se c'è la concitazione di non saper bene che cosa fare, eccetera, a un certo punto si apre il volo. E questo, se vogliamo, è il dualismo tipico di un tema A e di un tema B che c'è fin dai tempi della forma sonata nel Settecento, cioè un tema più concitato e un tema più lirico, più cantabile e più, in questo caso, anche più avventuroso. Ecco, guardate che belli questi movimenti che sentiamo dell'arpa sotto, poi li sentiremo meglio nel dettaglio più avanti. Lui sta planando, poi muove le ali e su quel momento c'è l'arpa sotto, e poi ancora questo... plana, poi muove le ali, esatto. E c'è l'arpa sotto. Non possiamo definirlo Mickey Mouse, assolutamente no, ma è più un meccanismo puramente simbolico. L'arpa che stiamo sentendo sotto, meraviglioso, meraviglioso. E notiamo anche che se noi tenessimo solo l'arpa, avremmo uno stato di quiete. Sì, allora ci perderemo la fase epica, naturalmente, esatto. Di questa, ci perderemo l'avventura, però funziona, anche solo con l'arpa. Nel precipitare del drago verso la sua prova più audace, quella di passare sotto l'arco di pietra, la gloria, il trionfo del tema si apre con un particolare. Esatto, sta imparando bene a volare, colpisce la roccia con un sync perfetto, evidentemente. Esatto. E lì cambia il tema. Ma come colpisce questa roccia? Sentiamo. Le volatine, no? Che poi vedremo bene, perché già si infiammano, cioè, queste volatine. Avete visto in pochi secondi di musica e di scena quante cose un compositore pensa e realizza, e ricordatevi che la musica per immagini non c'è mai niente di casuale, soprattutto se è fatta da uno che il lavoro lo sa fare. E qui i 200 ottoni che stanno suonando ci raccontano tutta la gloria, ma ascoltiamo solo i legni. Stanno facendo questo. Un percorso armonico che poi diventa concitato e chiude con la famosa volata. Avete sentito proprio il senso del volo e poi quella scala veloce che porta leggermente a un'altra tonalità, perché gli cade il foglio e quindi è il momento di preoccupazione. Oddio, panico, ho perso il manuale di volo, ecco, diciamo così. Questa è una partitura a cui Powell ha lavorato ovviamente con molto impegno, come d'altronde un film del genere richiede, perché comunque parliamo di oltre 80 minuti di musica con un organico sterminato. Devo dire insomma che i 2 orchestratori principali più gli 8 addizionali ovviamente hanno sistemato alcune cose, ma le idee, ricordiamolo, sono sempre del compositore, ecco, specifichiamolo bene. Sentiamo anche il famoso tema epico con gli ottoni da soli. Vedi, le trombe sono entrate quando lui sta salendo. Esatto. E salendo sentiamo una parte più acuta
E qui c'è la perdita delle istruzioni di volo. Però è interessante questo meccanismo del tutti che entra dopo la presentazione dei corni. Perché la salita è il momento in cui sta funzionando. Ecco, finalmente qui non prenderà poi l'istruzione di volo. Il gioco sta funzionando e vedete che dopo che lui ha sbattuto, che abbiamo avuto quel momento di incertezza, dove torna il tema epico? Naturalmente dove il volo riprende forza e coraggio, potremmo dire. Proviamo a sentire il percorso degli ottoni dal battuta 16. Qual è il senso di queste note ripetute? È che sta facendo dei tentativi. Bravissimo. Bam! Bravissimo. Mi hai rubato i tentativi di bocca. Ragazzi, è evidente a chiunque sappia minimamente leggere la musica su una scena. E questo tentativo di che poi riesce, infatti. Che è affidato a loro, ai corni, hai capito? Mm-hmm. Cioè avere davanti agli occhi, diciamo virtualmente, idealmente, la scomposizione del gioco, dei timbri, delle famiglie degli strumenti, a cui assegnare allo stesso tempo, perché il nostro cervello sta registrando insieme nello stesso momento tanti input diversi, tante informazioni, tanti sensi diversi, e quindi questa incertezza data dai corni è un modo, secondo me, geniale che ha Powell di gestire contemporaneamente il nostro cervello, sì, dividendolo in zone. Potremmo dire quasi, c'è un messaggio quasi subliminale, okay? Assolutamente. Perché comunque sotto nel tutti magari non lo sentiamo neanche, ma c'è. Assolutamente. Ecco il tema che si apre, no? Il tema glorioso che si libera e lascia spazio poi a cosa? Al controcanto. Eccolo qui, no? Ta-na-na-na-na. Gli archi che subentrano alla gloria espressa dai corni e fanno da controcanto. Questo puzzle, questo mosaico che fa Powell è, oltre un capolavoro di orchestrazione, anche un capolavoro di ingegno, perché non lascia il nostro cervello libero un secondo, ma lo tiene sempre ancorato ad eventi sempre diversi che concorrono a sviluppare in maniera coerente e omogenea un unico discorso, un unico percorso narrativo. Ci sono tutta una serie di pilastri, ognuno dei quali ha una sua indipendenza ma dipendenza. Probabilmente questo è uno dei massimi gradi di espressività della musica da film. Bene, vi abbiamo dato tutta una serie di input, chiudiamo qui la prima parte, non perdetevi la seconda in cui continueremo naturalmente ad approfondire l'argomento. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, lasciate un like, scrivete nei commenti cosa ne pensate e ovviamente ci vediamo alla prossima puntata con Dragon Trainer, dove torneremo a volare. Alla prossima. Ciao.